Ciao, Heavy Metal Eleven. Oggi ci occupiamo di un gioiello di ricercatezza e soffice oscurità, studiato con consapevolezza e maestria. Per una band di casa nostra, il cantato in italiano può essere un problema, ma anche una risorsa. Se da un lato è vero che non è facilissimo da maneggiare e si può scadere nell'artificioso, dall'altro una band consapevole e con la giusta abilità nell'utilizzarlo può renderlo una ricchezza. È il caso per esempio dei Collapse, festeggiati venerdì scorso, se vuoi trovi la retrospettiva qui in alto. Oppure è il caso del gruppo di oggi, i Lucerna, nati nel 2023 a Busto Arsizio, Varese, e del loro debutto Finché la luce non si spegne. Uscito lo scorso 5 aprile, presenta un punto di forza proprio nei testi. Scritti da Lele Morra, che li interpreta con una voce poco tecnica ma piacevole e adatta al contesto, toccano temi che vanno dal sociale all'intimista, sempre ben scritti. Con la loro natura immaginifica sono il coronamento di uno stile molto interessante anche di suo. I Lucerna partono dall'hard rock sabbatiano, a cui aggiungono però un forte tocco di ricercatezza, di origine post-rock. La raffinatezza si trova anche nelle tastiere e nel pianoforte di Gabriele Toia, collaboratore di orchestre sinfoniche, che però qui suona anche l'Hammond. Fa pensare agli anni 70, ma anche al classico doom metal all'italiana, un genere richiamato con forza anche dai riff di Rob Ursino. In effetti, il genere di Finché la luce non è troppo pesante, ma neppure leggero, anzi. Nelle sue ritmiche si possono trovare dettagli più espansi e moderni, ascrivibili al post-metal. Più spesso però è proprio il doom a rappresentare il lato più duro dei Lucerna, seppur in una versione molto melodica. Il gruppo lo riprende più a livello di suggestioni oscure. La loro musica non è basata sull'aggressività né musicale né di atmosfera, e anzi la cupezza dei Lombardi è più delicata che pesante, come nei canoni metal. Anche in generale l'album ha un'essenza molto armoniosa. Al netto degli influssi prog, anch'essi provenienti dagli anni 70 e dal doom all'italiana, per il resto Finché la luce si focalizza su melodie e linearità. I Lucerna arrivano a volte persino a toccare il pop e l'alternative rock più mainstream. Lo fanno però sempre con cognizione di causa, certo non per rendere il proprio genere più commerciabile. Al contrario, si sente che dietro le loro canzoni c'è un'idea musicale forte, nonché una grande ispirazione. Non è qualcosa da poco, contando che la band è insieme da appena un anno. Spesso in casi simili la musica che ne risulta è frettolosa e poco riuscita. I Lombardi invece vanno in controtendenza. Il fatto che i membri siano tutti musicisti di grande esperienza è ben udibile all'interno di Finché la luce non si spegne. Tutti i fattori elencati finora, dalle melodie alle atmosfere, ma anche il lato musicale in sé, sono studiati con maturità e consapevolezza per esprimere al meglio la voce musicale del gruppo. Una voce che anche per questo risulta di spessore assoluto. È un fatto udibile già dall'apertura con I bambini non dormono più. È emotiva e toccante per gran parte della sua durata, non solo per il testo di triste attualità, ma anche grazie a riff più leggeri e hard, ma senza mancare di un lato ombroso. Da citare anche il trio formato da Occhi Lucidi, Diana Blu e Stella. La prima alterna tratti quasi truci, graffianti con l'eleganza dei Lucerna, e altri fondati proprio sulla raffinatezza, con in mezzo un momento quasi epico. Tuttavia fanno ancora meglio le altre due. La seconda può sembrare quasi distesa, non fosse per la cupezza strisciante che poi sublima nei drammatici refreni. La terza ricalca invece lo schema della power ballad, con strofe sognanti di sensibilità post-rock che confluiscono in ritornelli ancora di altissima intensità emotiva. Con la precedente, la opera, rappresentano lo zenith di Finché la luce. Il bello dell'album non finisce però qui. Si possono citare altre canzoni di qualità come Amica mia, dal piglio quasi pop rock ma sempre toccante, oppure Desolazione, che col violino ricorda i My Dying Bride più tranquilli e aperti. O ancora Sogno a metà, ballata triste e onirica in chiusura. C'è da dire che seppur nessun pezzo sia meno che buono, non tutto nella scaletta raggiunge questa eccellenza. La causa è dell'ora abbondante di durata, che poteva essere sforbiciata. Ma questo eccesso è l'unico e peraltro piccolo difetto di un disco per il resto splendido, in cui i Lucerna mostrano tutto il loro valore. Poi certo, chi della musica vuole un'oscurità opprimente oppure riff taglienti potrebbe trovare l'album indigesto. Ma se apprezzi anche sonorità più soffici e ricercate, non possiamo che consigliarti Finché la luce non si spegne con calore. Voto di Heavy Metal Eleven 90 su 100. Questa volta è tutto.
Ti abbiamo convinto ad ascoltare questo bellissimo disco? Faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere il video. Inoltre puoi iscriverti al nostro canale e cliccare sulla campanella degli avvisi per non perdere neppure uno dei contenuti pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito, i link sono qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!